Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale, buon mercoledì. Prima di iniziare con questo nuovo contenuto, le ultime di calciomercato, questi nomi che si rincorrono tra Sudakovic e Chiesa, a quanto leggeremo, trattativa avanzata, ma facciamo il punto della situazione. Prima però volevo condividere con voi una notizia per quanto riguarda la situazione Lobotka, un De Laurentiis, a quanto leggeremo, stizzito, ma tatticamente, avendo ricercato anche alcuni numeri e hitmap ovviamente alla mano, per me ha ragione il mister. Detto questo, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale attivando la campanellina delle notifiche, così si resta aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto. Se vi piace il video, un bel like, fa tanto piacere al sottoscritto e come sempre diamo una mano all'algoritmo. Si apre un caso, così scrive Antonio Corbo nel suo pezzo di Repubblica oggi in edicola. La questione riguarda Stanislav Lobotka e una gestione dello slovacco che si era infortunato nella partita precedente a Lecce. Fu rimesso in campo ma poi ritirato per evidente sofferenza. È sicuro di non aver sbagliato chi ha autorizzato il rientro in squadra? Su questo nuovo infortunio si discuterà a lungo. Descrivono De Laurentiis furibondo. Il presidente era evidentemente perplesso sul recupero di Lobotka precoce, come ha dimostrato la sua esclusione dalla partita dopo solo 12 minuti. Ma è stata eloquente una sua stizzita reazione al nuovo infortunio, captata dalle telecamere di Napoli-Genoa, gara che con il 2-2 finale ha fatto risalire l'Inter a un solo punto dal Napoli, eccetera, eccetera. Ci può stare tutto il disappunto del mondo, perché comunque diciamo che rischiare un calciatore che non è al 100%, ci può sempre stare che comunque sei stizzito, è uscito dal campo diciamo malconcio, ma già era malconcio diciamo al calcio di inizio. Però ci sono dei numeri, e avendo controllato poi anche le hitmaps, che danno ragione al mister, o meglio ci fanno capire perché Conte ha puntato su Lobotka al 30, al 40, al 50%, così come abbiamo puntato su Buongiorno contro il Torino. È una questione puramente tattica. Ve la spiego un attimo con la lavagna. Mettiamo che il Napoli attacca da questa parte, questo è Meret. La hitmap di Lobotka principalmente si concentra qui. La hitmap di Gilmour si concentra invece un tantino più avanti. Ecco che numeri alla mano possiamo capire il perché si è puntato su Lobotka, perché Lobotka si va a prendere la prima palla da Meret. Tanto è vero che il Napoli ha una media di 12 errotti lanci da Meret verso la punta, comunque lanci lunghi a partita. Contro il Genoa sono stati 26 questi lanci, quindi possiamo dedurre che tatticamente, ecco perché si va a puntare su Lobotka. E voi mi direte, ma perché Gilmour, quello che fa Lobotka, non lo può fare? Evidentemente, diciamo che per caratteristiche e calciatori che sono registi ma non simili per quanto riguarda la verticalità, per quanto riguarda il giro palla, Gilmour è molto più verticale e rischia molto di più poi il passaggio, che possa essere un lancio o che possa essere un cambio di campo. Lobotka un tantino meno, però visto che il Napoli si è allenato e ha preparato la partita con questa situazione, andarsi a prendere quella palla dai piedi di Meret senza rilanciare lungo, ecco che poi viene meno il calciatore e si giustifica poi quel quarto d'ora di sbandamento, perché abbiamo visto Anghissà da qui andarsi a prendere poi il pallone eventuale da Meret qui. Lo ritrovavamo molto spesso, diciamo, a sinistra Anghissà qui, tant'è vero che poi qui si creava totalmente un vuoto in mediana per quanto riguarda poi l'aspetto nel contrastare l'avversario, lasciavi spazio comunque sulla destra. Ecco perché questi 26 lanci lunghi al posto dei 12, qualcosa a partita sono numeri che vanno dalla parte del mister per quanto riguarda l'averci puntato. Non c'è niente da fare. Tatticamente c'è sempre una risposta, che poi si può dire potevamo gestire meglio sicuramente la situazione, in primis su 2 gol, si può discutere il cambio, Raspadori, Billing, ti sei coperto, potevamo puntare a fare il terzo piuttosto che chiuderci, possiamo essere tutti d'accordo. La partita ormai è finita 2-2, però a me
questa situazione Lobotka, diciamo, lasciava un attimo interdetto, perché come abbiamo discusso anche nella live, uscito Stanislav, il Napoli non ci ha capito niente per un quarto d'ora, per poi ritrovare un tantino la quadra, ma non del tutto, per il semplice fatto che hai cominciato a fare questi lanci lunghi che se sono precisi, perché poi dobbiamo anche dire 26 lanci lunghi dal portiere, il 50% sono andati bene, l'altro 50% sono andati buttati. Voi per la precisione, non sto qui a sindacare i piedi di Meretti, che sappiamo tutti quanti quali sono. Certamente non è che importa, avevamo Reina e abbiamo preso uno per un altro per quanto riguarda poi l'impostazione da dietro, perché quando fai quel lancio lungo sei molto preciso, oppure l'azione sfuma, perché così come abbiamo detto anche in live, su quelle palle il difensore comunque resta in vantaggio, a meno che tu il lancio non lo fai veramente bene sui piedi del tuo calciatore, che tecnicamente diciamo vince il duello e puoi innescare un'azione pericolosa. Sono intervenuto con questa cosa solo perché io non me ne facevo ancora una ragione, e quindi sono andato a ricercare tra lunedì e anche ieri tutto ciò che poteva farmi capire qualcosa, e ci ho capito tantissimo. Ecco perché lo sto condividendo con voi. Poi che De Laurentiis, sempre se sia vera la situazione che De Laurentiis è stizzito, che si sia stizzito ovviamente è una cosa inevitabile, ha anche le sue ragioni, però tatticamente diciamo che il mister l'aveva, l'aveva costruita bene e non è andata come volevamo, un po' perché potevi sapere che diciamo a mezzo servizio ti veniva meno all'improvviso, che sapevi le condizioni dello slovacco, un altro po' perché diciamo potevi trovare una pezza a colore un tantino diversa, ma non piangiamo sul latte versato, era solo una considerazione a livello tattico che spero vi sia piaciuta, e ovviamente mi piace anche sapere la vostra qui sotto nei commenti per quanto riguarda questa situazione tattica a calciomercato, a quanto si legge il Napoli e su Chiesa addirittura ancor più di quanto si possa dire per l'operazione De Bruyne, a quanto si legge. Ma andiamo con calma. Aurelio De Laurentiis e i suoi collaboratori stanno spingendo sull'acceleratore anche con i dirigenti del Liverpool per definire i dettagli del ritorno in Italia di Federico Chiesa. Questa è la notizia lanciata dall'edizione della Gazzetta dello Sport, e questo dialogo mette facilmente tutti d'accordo, visto che la scorsa estate la Juve l'ha ceduto ai Reds per appena 12 milioni di euro in pagamento quadriennale. Il Napoli ha già fatto la sua proposta per un prestito con diritto di riscatto, mentre dal Liverpool si insiste per un obbligo. Le consuete schermaglie del periodo in attesa di arrivare a una definizione inevitabile. Già che si parla di prestito, con obbligo o meno, a me già è una situazione che potrebbe, diciamo, suonare bene, perché non vai a investire, diciamo, tutto subito, ma porti il calciatore comunque credo che arrivi, o meglio, nel caso, mettiamo che Chiesa va a Bologna, per dire, Chiesa comunque andrà a Bologna con tutte le motivazioni del caso, visto il campionato che non ha giocato, visto che vuole rifarsi, vuole tornare in Serie A, quindi troverai un calciatore che si metta a completa disposizione. E sugli esterni a Napoli serve qualcosina in più, quindi diciamo che non sto qui a dirvi mi fa piacere al 200% oppure non lo voglio. Va benissimo se avete scelto per Chiesa il primo degli esterni da portare a Napoli, va benissimo, perché serve qualcosina in più e dobbiamo farlo quanto prima. Detto questo, il giocatore è entusiasta di ritrovare la Serie A con un posto da titolare in Champions League, con la prospettiva concreta di riconquistare una maglia in nazionale dopo un'annata da comparsa nella rosa di Slot. Anche il suo contratto da 4,5 milioni netti non è un problema. Insomma, l'affare è in fase molto avanzata, ancor più di quanto si possa dire per l'operazione di De Bruyne. Ovviamente questo è un articolo della Gazzetta, e quindi ancor più di quanto si possa dire per l'operazione di De Bruyne è solamente, diciamo, una frase in più
per poter mettere quel tantino di zizzania che ci sta sempre bene. Ma sulla situazione De Bruyne sappiamo benissimo come la storia, il Napoli l'offerta l'ha fatta, diciamo che si aspetterà solo fine mese e nel caso vada in porto la situazione per il belga lo sapremo tra il 1° e il 10 di giugno nella sessione di mercato extra di quest'anno per quanto riguarda poi l'aiutare tra virgolette le squadre che devono fare il mondiale per club ed avere una sessione prima di iniziarlo nel caso di vuoi mettere poi a posto. Per quanto riguarda la situazione Sudakov, il Napoli, almeno a quanto leggiamo, c'è un'offerta o verbale che sia da 35 milioni più 5, quindi 40 milioni totali. Al momento è stata rispedita al mittente perché vogliono qualcosina in più. Sudakov è un calciatore che potrebbe scatenare delle aste per quanto riguarda l'Europa intera e non solo il Napoli, la Serie A e quant'altro. Quindi diciamo che è una pista un tantino complicata da questo punto di vista perché staranno lì a tirare il milione perché sanno perfettamente comunque le caratteristiche del calciatore, il valore del calciatore che io non sto qui a giudicare. Sudakov ve l'ho già detto, se non erro l'anno scorso quando già si parlava di Sudakov eccetera, 60 milioni l'anno scorso e quant'altro. A me il calciatore piace e non poco, potrebbe anche coesistere con De Bruyne al di là di ciò che stanno sparando i giornali, no, o De Bruyne, no Sudakov per caratteristiche, ma quando mai? Uno, diciamo che è un centrocampista molto tecnico con una visione di gioco da paura, calci di punizione, calci di rigore, diciamo filtranti, eccetera, eccetera. Sudakov invece è quel centrocampista di gamba, motorino a tutto campo e a tutta partita, 90 minuti praticamente senza fermarsi, pur avendo poi dalla sua un bagaglio tecnico non indifferente anche per quanto riguarda il tiro da fuori, la botta da fuori, perché Sudakov ha veramente un bel tiro. Poi vedremo come andrà a finire De Bruyne, Sudakov. Io sto qui a condividere informazioni e a seguire poi ciò che ci fanno sapere. Però c'è questa sessione di mercato dal 1° al 10 giugno che secondo me diciamo è una, non voglio, è una manna dal cielo, sì, lo si può dire perché puoi assestare un paio di colpi già da subito e spianare poi il calciomercato per quanto riguarda l'inizio dei ritiri ed avere la squadra quanto più pronta possibile. Non voglio dire dal primo giorno di ritiro di Di Maro perché è impossibile e sarebbe impossibile per un bel po' di società visto che c'è anche il mondiale per club per quanto riguarda poi il calciomercato, però un paio di colpi per averli già a inizio dal ritiro di Di Maro non sarebbe affatto male. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao!